benvenuti a Spiccioli di memoria, il podcast dove frughiamo nelle tasche della storia italiana recente, trovandoci spesso più domande che risposte e qualche scontrino sbiadito. Oggi rievochiamo quel momento fatidico in cui abbiamo mandato in pensione la nostra amata, vecchia, inflazionata ma gloriosa lira per abbracciare lui, il nuovo arrivato, solido, continentale, ma anche un pochettino algido, l'euro. Ah, la lira, bei tempi quando eravamo tutti milionari, vero? Bastava andare a fare la spesa per sentirsi un po' nababbi. Ricordate com'era prima? La lira era un po' come quella vecchia zia simpatica, ma un po' confusionaria. Perdeva valore quasi a vista d'occhio. La famosa svalutazione. Ma ci eravamo abituati. Pagare un caffè con un pezzo da 1000 aveva la sua poesia. Poi è arrivato il sogno europeo, la grande ambizione. Moneta unica. Stabilità, modernità. Basta fare i conti con franchi e marchi quando si andava in vacanza. Entrare nel club dei grandi, insomma. Per farlo però l'Italia ha dovuto mettersi a dieta. I famosi parametri di Maastricht, tenere a bada il debito, l'inflazione. Insomma, fare i compiti a casa per essere ammessi alla festa dell'euro. E ce l'abbiamo fatta! Sotto la guida di figure come Romano Prodi e Carlo Azeglio Ciampi. Siamo riusciti a infilarci nel treno dell'euro, tra scetticismo di alcuni e entusiasmo di molti. Il 1° gennaio 2002 le lire iniziarono ufficialmente a convivere con gli euro nei nostri portafogli. L'inizio della grande conversione. E qui inizia il bello, o il brutto, dipende dai punti di vista. Vi ricordate il tasso di cambio ufficiale? Un euro era uguale a 1936,27 lire, un numero che sembrava scelto apposta per farci impazzire. Provate a fare le conversioni a mente mentre siete alla cassa del supermercato. È stato il periodo d'oro dei mini calcolatori tascabili regalati da ogni banca e negozio. Il periodo della doppia esposizione dei prezzi che ci faceva sentire ancora più confusi. Ma allora quanto costa? Costa tanto? Costa poco? E poi l'accusa che serpeggiava ovunque, dal mercato rionale al bar sotto casa. Hanno arrotondato? Il caffè da 1000 lire che magicamente costava un euro, quasi il doppio. La pizza margherita che lievitava come l'impasto stesso. Era solo una percezione? Era vero? Un po' di entrambi? Fatto sta che per molti italiani l'arrivo dell'euro ha coinciso con la sensazione che tutto costasse improvvisamente di più. Un trauma psicologico non da poco. Vedere prezzi con numeri bassi dopo una vita passata a maneggiare milioni ci faceva sentire improvvisamente poracci o fregati a seconda dell'umore. Ma siamo onesti, ci sono stati anche lati positivi, o almeno così ci hanno detto e un po' è stato vero. Prima di tutto l'inflazione. Con la lira eravamo abituati a vederla galoppare, con l'euro almeno sulla carta e nelle statistiche ufficiali si è calmata parecchio. I tassi di interesse sui mutui, almeno per un lungo periodo iniziale, sono scesi notevolmente rispetto ai tempi della lira. Poi la trasparenza dei prezzi in Europa, più facile confrontare i costi di beni e servizi tra paesi diversi e la comodità innegabile di viaggiare nell'Eurozona senza dover cambiare valuta e perdere commissioni. L'Italia inoltre si è ritrovata agganciata a un'area monetaria forte, dicendo addio alle svalutazioni competitive che sì aiutavano l'export, ma erodevano il potere d'acquisto all'interno. Insomma, siamo diventati un paese normale, almeno dal punto di vista monetario, forse un po' noioso, ma normale. E le ombre? Beh, a parte la percepita e per certi versi reali impennata dei prezzi al dettaglio al momento del cambio, il lamento principale è stata la perdita della sovranità monetaria. Niente più svalutazione per dare una spintarella alle esportazioni quando le cose si mettono male. La politica monetaria viene decisa a Francoforte, dalla BCE, Banca Centrale Europea. E non sempre le sue decisioni vanno bene per tutti i Paesi membri allo stesso modo. L'Italia, con la sua economia particolare, si è sentita spesso un po' stretta nella taglia unica dell'euro. E poi c'è l'aspetto psicologico, mai da sottovalutare. La sensazione diffusa che si stava meglio quando si stava peggio, che con 50.000 lire facevi la spesa, con 25 euro prendi 2 pizze. La perdita del potere d'acquisto per molte famiglie è stata una realtà, al di là delle statistiche sull'inflazione media. E da lì è nato lo sport nazionale, dare la colpa all'euro, per qualsiasi problema, economico e non, un capro espiatorio perfetto. Insomma, il passaggio dalla lira all'euro è stata una rivoluzione copernicana per le nostre tasche e le nostre abitudini, un misto di grandi speranze europeiste e di piccole, quotidiane frustrazioni da conversione. Ci ha portato stabilità o ci ha ingabbiato?
Ha aumentato i prezzi o ha frenato l'inflazione? Probabilmente entrambe le cose, a seconda di cosa guardiamo e di chi siamo. Resta un evento storico che ha cambiato l'Italia, nel bene e nel male, lasciandoci un po' di nostalgia per i milioni in tasca e l'eterno dubbio amnetico. 1936,27, ma quanto fa esattamente? E con questo dubbio matematico esistenziale chiudiamo la puntata di Spiccioli di memoria. Alla prossima e fate attenzione al